Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Vi ricordate che io dico sempre che la pesca deve essere uno sport accessibile a tutti, senza prezzi esagerati? Proprio per questo oggi sono venuto al Decathlon, perché qui ci sono delle attrezzature a cui vale la pena dare un'occhiata e farci un pensierino. Andiamo, va! Ciao! Allora, entriamo nel reparto da pesca e la prima cosa che vi faccio vedere sono delle esche artificiali che non riuscivate a trovare, ma qui si trovano. Ovviamente ogni Decathlon è a sé stante, però qui nel reparto trota io ho trovato, vi ricordate questi qui? Li ho fatti vedere nel video? Questi saraghi ci vanno pazzi e secondo me ci sono anche altre cosine da provare, come ad esempio sempre questi vermettini qui, anche le camole un pochino più grandi. Insomma, ci sono delle cosine a cui possiamo adattarci, ma non è quello che volevo farvi vedere. Quello che voglio farvi vedere sono le attrezzature per cominciare, ma quelle che uso anch'io. Mi avete chiesto tutti quanti, che waders usi? Allora, dico la verità, soprattutto se volete cominciare a pescare, il mio consiglio è quello di utilizzare un waders che costi poco e che sia semplice. Io personalmente ho questo e ce l'ha anche mia moglie perché lei non è che viene a pesca tutti i giorni, quindi con una quarantina di euro proteggono bene, anche con l'acqua che arriva qui non ci si bagna, si asciugano in 3 secondi, li buttate in macchina, non vi puzzano, non vi fanno. E poi ci sono ovviamente i vari upgrade, infatti adesso voglio provare questi qui. Questi neoprene io li ho provati diverse volte, però per me che entro nell'acqua sempre molto alta, li lascio in macchina, non sono proprio il massimo perché impulsorisco sempre la macchina, non si asciugano mai. Oh ragazzi, guardate cosa ho trovato! Questi li utilizzavo in America, costavano un decimo ovviamente perché in America li producono con a tonnellate, ma erano bellissimi, li usavo per i black bass nei laghi quando pescavo lì in America. Ora ragazzi, veniamo al reparto più interessante. Vi ricordate che ho fatto quel video in fiera dove ero rimasto un po' deluso dai prezzi molto elevati delle attrezzature? Finalmente posso farvi vedere delle attrezzature fatte veramente bene che possono andare bene per le tasche di tutti quanti. Meno di questo comunque io non consiglio di spendere perché sennò veramente rischiamo di avere una canna da pesca che si spezza dopo 2 secondi. A meno che non la chiudete dentro lo sportello, allora non c'è prezzo che tenga. Quella rompete pure quella da 900 euro. Eva, ne sai qualcosa? No. Lo so io invece qualcosa. La Gaperlan ha fatto delle canne molto interessanti a un prezzo veramente ridotto. E io infatti mi sono comprato queste due, come vedete che sono già installate con mulinello, e una che non si trova assolutamente delle altre marche perché è quella per la bombarda. Infatti in Francia pescano molto con la bombarda ed è una tecnica che funziona, io ve lo dico sempre, ve lo farò vedere e ve lo ripeterò sempre. Nel video del laghetto l'ho usata alle trote, era un po' sproporzionata, però in mare è perfetta e questa lancia addirittura fino a 60 grammi, una 20-60 grammi, ma vi garantisco che la bombarda da 12 grammi la sparava dall'altra parte del laghetto. E questa canna qui infatti la sto provando e mi sta piacendo tantissimo. Un'altra cosa davvero interessante, che io vi dico quando uscirò da qui probabilmente sarà attaccata alle mie mani perché non l'avevo trovata, è quella da edging. Quella da edging costa 49 euro, è fatta davvero bene, io ve lo dico col cuore, ma soprattutto perché la potete utilizzare per le seppie, per i calamari, ma anche al light spinning, ha proprio una bella azione e infatti ve la faccio vedere qui. Vedete come si piega molto bene, forse un po' rigidina per le seppie, però non ci andate pesante, cioè per cominciare va benissimo. E questo credo che sia la serie Ilicium 500, che è quella più economica. E vi ho selezionato, perché l'ho trovata qui, la canna che secondo me va bene se volete cominciare, se la volete regalare a vostra moglie, a vostro figlio, o se voi stessi volete cominciare a pescare a spinning, andate qui al Decathlon e prendete questa qua, che secondo me è proprio il compromesso ideale per il mare. Questa è una 10-40 grammi, 2,10 m. Ci sono anche di altre misure, però non ve le consiglio perché magari possono essere un po' scomode in alcune condizioni. E vi faccio vedere l'azione. Questa va bene per le spigole e per i serra. Oh ragazzi, sto smontando il Decathlon, ho preso il peso dalla sezione di fitness e l'ho attaccato alle canne da pesca, ora mi arrestano sicuro qui dentro. Però ragazzi, questo è l'unico modo per capire come si comporta una canna, se no vi direi soltanto stupidaggini. E invece questa qua ad esempio c'ha proprio una bella curva, non me la sarei aspettato, ma per 50 euro è una figata. Invece se vogliamo salire un po' di prezzo, hanno fatto una serie che è interessante, io lo sto usando ai serra, sapete che da me quando arrivano i serra veramente è grande festa, però l'attrezzatura è messa parecchio sotto stress perché stiamo sempre a lanciare, recuperare, lanciare, recuperare. Il difetto che hanno molte canne, soprattutto le monopezzo,
che sono un po' rigide ma soprattutto sono corte e quindi i serra a volte bisogna proprio lanciare lontano. E hanno fatto una canna che è lunga 2,40 m, è un ottimo compromesso. Questa ragazzi 15-45 grammi secondo me per i serra è veramente perfetta. E lo sapete quanto costa? 90 euro. In realtà di altre marche non troviamo nulla 90 euro di questa qualità. La cosa bella è che è offset, quindi che vuol dire? È come se avessimo una monopezzo che però possiamo portare diciamo più agevolmente. Occhio però che quando portate le canne così è proprio il momento in cui le chiudete nello sportello della macchina. E anche questa azione qui è davvero una bella azione. Purtroppo qui non c'è quella lì da spigolo un po' più piccolina, ma se riuscite a passare a un Decathlon vicino a casa vostra, dategli un'occhiata, perché quella secondo me sulla carta è un'ottima canna, però io purtroppo ancora non l'ho vista, quindi non ve lo posso dire. Ora, per quanto riguarda i mulinelli, se state iniziando a pescare a spinning, secondo me la Caperlan sta ancora lavorando su dei buoni modelli, quindi vi consiglio di utilizzare Daiwa, Shimano, che secondo me vi danno un'ottima garanzia e poi trovate tutti i prezzi, da quello che costa di meno a quello che costa di più. Ma già lo sapete, già ve ne ho parlato. Sempre nell'ottica di cominciare a pescare, ma anche di avere comunque qualcosa di buono, e tanto lo sappiamo tutti che c'è sempre uno scoglio pronto ad allamarsi alle nostre esche, ci sono comunque queste schettine che secondo me sono fatte veramente bene e finalmente gli hanno pure cambiato le ancorette perché quelle di prima non mi piacevano proprio, che costano meno di 10 euro, addirittura 8 euro, 9 euro, una decina. E poi c'è questo qui, questo è il mio perché non c'era, che se questo per i serra è devastante, ve lo posso garantire, e costa 11 euro, 12 euro. A me piacciono moltissimo sti colori naturali, questo è il colore Ayu, che è fantastico, per le spigole va molto bene. Li voglio provare però, io finora ho provato solamente questo qui e devo dire che va benissimo. Non so perché, alcune hanno le ancorette buone e altre invece hanno le ancorette da sostituire. Però se li comprate prendete questi qui con le ancorette migliori, si vede subito la differenza, eh? Oh ragazzi, vi ricordate i miei video? Questo secondo me hanno proprio preso spunto da uno dei miei video. Testina ceburasca e amo offset. Qui ci manca soltanto il filo di piombo ed è perfetto, uguale a quello che avevo fatto io. Spettacolo, questo pure è una cosa buona e costa relativamente poco e ci sono pure i corpi. Veniamo all'ultima cosa, se non avete mai utilizzato il tracciato e state cominciando a pescare, qui secondo me con pochi soldi prendete qualcosa di buono. Allora, c'è sia il 4 capi che l'8, sapete che io sono amante del 4 capi, però questo in questo caso è un pochino più cordino e ve lo consiglio se magari non dovete fare dei grandi lanci, magari veramente andate al laghetto, si pescano gli storioni, le carpe, quindi il lancio è abbastanza vicino, va bene. Però a spinning vi consiglio magari un po' di più l'8 capi, costa 17 euro, 150 metri e secondo me va benissimo. Oh ragazzi, spero di avervi introdotto a qualche oggetto che secondo me può davvero servirvi, sia per chi sta cominciando a pescare, sia per invece chi pesca da tanto tempo. Però io credo che questo sia anche il posto dove qualcosa di fatto veramente bene c'è e che costa veramente poco. Come questa canna da pesca che sta venendo via con me, visto che io ancora non ho una canna da edging e ancora non vi ho fatto il video edging. E lo so, ve lo farò. Dai ragazzi, su, abbiate un po' di pazienza. Comunque ci vediamo alla prossima, vi lascio tutti i link in descrizione. Se non li trovate al negozio, magari li trovate su internet. Ciao! Dove vai con quella canna? No, quella canna è mia, oh. Costa solo 49,90 €. No, ciao.